La Lazio batte la Juventus 1-0 all'Olimpico e io ve l'avevo già detto, se seguite questo canale, dopo la partita con Real vi avevo ricordato che l'atteggiamento è una cosa abbastanza basilare, cioè quando si parlava che contro il Real si era visto quantomeno una risposta di carattere, da parte della squadra. Io ho pensato che in molti stessero scherzando, nel senso non perché siamo la Juventus che ci ricordiamo noi è molto lontana da quello che siamo oggi, ma semplicemente perché l'impegno è alla base di qualsiasi tipo di lavoro. Perché questo ormai per questi calciatori è un lavoro, non è una passione, non è l'amore per la maglia, non è l'attaccamento ai colori, è semplicemente un lavoro. Quindi andare sul posto di lavoro svogliati è un qualcosa che può capitare solo nei campi di calcio, perché se lo fai una, due o tre volte sul tuo posto di lavoro, poi probabilmente il posto di lavoro non ce l'hai più. Comunque ragazzi, è una sconfitta che io mi aspettavo, ve l'ho detto, sono stato uno di quelli che ha alzato la mano subito e ha detto: "Se per voi, questo tipo di mentalità è un passo in avanti, beh allora ci stiamo accontentando veramente del minimo sindacale". Aggiungo anche ragazzi che prima di iniziare iscrivetevi al canale, ma soprattutto lasciate un commento, mettete un mi piace. Cioè, noi siamo qua anche in queste situazioni a fare contenuti, a spendere del tempo, mi sembra il minimo insomma che qualcuno debba commentare e dire qualcosa. Vedere 0 commenti sotto i contenuti la trovo una cosa abbastanza vergognosa dopo quasi 1 anno che uno cerca di portarvi qualcosa. Comunque, oggi sono polemico perché sono stufo, nel senso credo che ci siano tantissimi problemi, non è solo una questione di Tudor, delle sue scelte, del modulo che continua a cambiare, anche se oggi ha riproposto questo 3-5-2 che poi proprio 3-5-2 non è, un discorso di interpreti, di giocatori. Il problema è molto più ampio purtroppo, perché, pensare semplicemente che cambiare l'allenatore possa risolvere i problemi, è una parziale verità. Ci vuole molto di più perché non c'è ritmo, non c'è cattiveria, non c'è voglia di vincere. Giochiamo con un atteggiamento in molti casi da terza categoria, basti pensare al primo tempo di Cambiasso. Ci sono alcuni momenti, come abbiamo visto contro il Real, che avere la mentalità di scartare, di dribblare all'interno dell'area di rigore è un qualcosa che, deve essere inaccettabile. Cioè qualcuno deve prendere Cambiasso e dirgli: "La prossima volta che tu ti permetti di dribblare all'interno dell'area di rigore con questa nonchalance, il campo lo vedi col binocolo per il resto della tua carriera". Ci vuole comunque una risposta forte perché, noi, sono anni, sono quasi 6 anni che abbiamo cambiato una marea di allenatori. L'ultimo anno vinto era quello di Sarri, poi abbiamo avuto Pirlo che però non ci andava bene, ha vinto 2 trofei e comunque è arrivato in Champions League anche se all'ultima giornata. Abbiamo avuto il triennio di Allegri che è stato un qualcosa di penoso, Thiago Motta un flop pazzesco, Tudor che chiaramente noi non volevamo nemmeno mantenere, ma abbiamo fatto questa scelta perché ci hanno detto tutti di no, si sta dimostrando un altro flop. Però ragazzi i calciatori tanti, sono sempre quelli. Sono sempre gli stessi, nel senso, nonostante gli acquisti che sono andati male, se veramente ci pensiamo, molte volte i giocatori che, scendono sul campo, addirittura abbiamo riesumato Kostić nel secondo tempo, oggi sono quelli. C'è poco valore nell'andare a commentare la partita odierna, perché in realtà, la Lazio era abbastanza incerottata, ma ha fatto la sua. Ha quei calciatori come Isaksen e Zaccagni in alcune situazioni che ti possono mettere in grande difficoltà e la Juventus ancora una volta ha fatto troppo poco. C'è anche da dire che io spero, nonostante la vittoria del Lazio e la nostra sconfitta e non deve essere un alibi, spero che qualcuno alzi la mano e dica, questo fallo su Conceição, quel pestone di Mario Ghila dove persino lui si mette le mani nei capelli perché si rende conto che quello deve essere un rigore fischiato subito. Non può non essere fischiato dal direttore di gara e poi non essere richiamato al VAR, perché quello è uno scandalo. Io sapete, cerco sempre di essere equilibrato, quindi non vi posso stare qui a parlare di conspiracy o tutte queste cose qua, però è un qualcosa da galera, cioè quello è un, chiaro fallo da rigore. E come l'ho detto tante volte, sono gli episodi che poi costruiscono, la storia di un'annata e questi episodi e non devono essere alibi, li ripeto, però sapete, se, contro il Verona le cose fossero andate in maniera diversa e oggi comunque dai quel calcio di rigore, intanto oggi comunque la partita non la perdi, che meritavi di perderla, siamo anche abbastanza onesti, anche se, c'è stato molto possesso dalla Juventus, soprattutto nel secondo tempo dove la Lazio si è limitata a giocare a ripartenze ed è stata anche abbastanza pericolosa. Però ripeto, non deve essere un alibi. Qualcuno della società però deve alzare la voce e dire: "Sì, la sconfitta, va anche accettata, però certe cose, certe porcherie non si possono vedere perché fanno male semplicemente al sistema calcio". Abbiamo visto il rigore di ieri, quello dato al Napoli per questa
per questo fallo, ma veramente minimo, leggerissimo, tra Mkhitaryan, scusate, di Lorenzo, e voi mi andate a dire che questo su Consessà oggi non era fallo da rigore. Comunque andiamo avanti perché tanto vi ripeto non ci possiamo aggrappare a queste cose. Negli ultimi anni la Juventus ha avuto un problema fondamentale che è stato proprio la lentezza. Oggi mi sono guardato un po' di partite di Premier League, l'ho fatto anche ieri e vi ripeto, guardare la Juventus e la Serie A in generale è come guardare un film al rallentatore ed è un qualcosa che, va anche, di pari passo con la mentalità. Vi ripeto sempre che in Serie A c'è più paura di perdere che voglia di vincere. C'è questa mania, capito, di arrivare al risultatismo e poi alla fine oggi ci sono quelli che si aspettavano che la Juventus portasse questo carattere, questa voglia di vincere che aveva dimostrato contro il Real Madrid. Ragazzi, contro il Real Madrid, se tu non vai in campo con un minimo di voglia, vieni spazzato via e fai una figura barbina in mondovisione, capito? Oggi invece siamo ritornati quelli che siamo. Siamo mediocri, non abbiamo dei palleggiatori, non abbiamo calciatori in grado di dare quell'ultimo passaggio importante. Ormai esultiamo quando uno riesce a fare un passaggio in profondità o quando due centrocampisti riescono a passarsi la palla a vicenda. E poi tra l'altro, parliamo di giocatori come Locatelli, non sto qua a criticarlo, ma dico uno che la settimana prima, fa una polemica perché non è stato schierato in campo dato che lui è il capitano e oggi rischia di farsi espellere per quel fallo di reazione su Isaksen che poi come al solito fa il pagliaccio come siamo abituati a vedere in Serie A, perché il calcio è diventato questo, è diventato pagliacciate con mani in faccia quando alla fine ti hanno colpito nello stomaco. Questa è un po' la realtà e ci dà la dimensione, della Juventus, e poi si potrebbe anche andare a pensare che nonostante fosse fuori gioco quel pallone filtrante di Kelly per Vlahovic, se non segni nemmeno da quella posizione, poi alla fine, nonostante tu, magari Vlahovic, un po' di voglia ce l'abbia, trova il tempo che trova. C'è un atteggiamento di Jonathan David che si è presentato come l'iceman, come colui che è cool, calm and collected, quindi freddo e sempre preciso davanti alla porta. Mi sembra che sia completamente il contrario. Non gli si può dire niente su quel primo gol sbagliato nel primo tempo, dove comunque la palla di Cambiasso era troppo lunga e Provedel è uscito bene, però tante volte ha sbagliato l'appoggio. Il gol del Lazio nasce proprio da una palla dove David ha tutto il tempo di fare ciò che vuole, di testa la riconsegna mi sembra a Guendouzi e poi facciamo segnare Basic, uno che fino a 2 mesi fa era persino fuori rosa alla Lazio, è stato richiamato perché hanno avuto la moria. Quindi voglio dire, queste cose ci danno la sensazione di dove siamo in questo momento. Questo gruppo è il problema. Il problema è anche questa società che ha deciso ormai da tanti anni di andare a mettere attenzione solo nella parte economica e di risanamento del bilancio, che ci sta, è fondamentale perché altrimenti non c'è una società sportiva, se non si vanno a sistemare questi buchi neri fatti anche da chi c'era prima e adesso viene asoannato. Però c'è un problema fondamentale, che arrivati a questo punto non possiamo tralasciare in continuazione la parte sportiva, non possiamo continuare a pensare che una squadra come la Juventus possa andare avanti semplicemente con uno come Ferrero che quando gli hanno inquadrato oggi sembrava uno che si era svegliato 20 minuti prima. Bisogna cambiare marcia, bisogna avere l'onestà intellettuale di capire che la Juventus non si può trovare dopo 6 anni in questa condizione, perché ci va benissimo a noi tifosi, nonostante sia difficile, aspettare una squadra se vediamo della crescita, se si vede la voglia di vincere, se si vede la costruzione di un progetto. In questo momento la Juventus è un calderone. C'hanno paragonato al Manchester United. Vi assicuro che il Manchester United di quest'anno non è sicuramente la Juventus. Basti vedere quello che sta facendo in campionato e che, sta ritrovando la sua identità. Noi non la stiamo ritrovando perché non ce l'abbiamo e non riusciamo nemmeno a proporre delle cose che sono abbastanza basilari. Vedere oggi entrare Yildiz, che chiaramente non sta bene e questo problema al tendine rotuleo, infiammato, lo sta chiaramente mettendo in difficoltà, è una stupidaggine, cioè Turro deve fare delle scelte completamente diverse. E vi ripeto, adesso l'esonero, il non esonero, io sono talmente stanco che penso che parlare di qualsiasi cosa, cioè esonerare Tudor, io caccerei a calci nel sedere metà della rosa se sono veramente, onesto al 100%, perché c'è un atteggiamento che non ha senso. Cioè non si capisce che qua non stiamo parlando di una squadra che è abituata a salvarsi. Io sono di Verona, pensate, l'Hellas Verona l'ho visto giocare per tanti anni quando ero in Italia,
L'Hellas Verona, cioè gioca per salvarsi. Ogni anno cambia tutta la squadra, la metà viene rivenduta al doppio di quello che è stata pagata e si continua, capito, a fare questo riciclaggio. Ma quando vai a vedere il Verona lo sai che l'obiettivo a inizio anno è quello di salvarsi. Con la Juventus l'obiettivo, per come me lo ricordo io, era quello di vincere scudetti. Adesso il problema non è nemmeno vincere, il problema è riuscire a fare 7 passaggi di fila. Il problema è l'atteggiamento. Il problema è il fatto che non riusciamo mai a fare 2, 3 prestazioni consecutive, di buona qualità da anni. Il gioco di Allegri, nonostante lui fosse e sarà sempre un allenatore storico per la Juventus per quello che ha vinto, ma era un gioco inguardabile nei 3 anni della seconda parte del suo tenore alla Juventus. La Juventus giocava in una maniera inguardabile, le partite non si potevano vedere. L'anno scorso con Motta all'inizio c'era stato qualche partita in cui sembrava che qualcosa possa accadere potesse accadere, poi è stato anche peggio, inguardabile. Adesso con Tudor siamo ritornati in quella stessa situazione. Quindi io credo ragazzi che invece di analizzare la partita di per sé, perché a questo punto chi se ne frega, come avevo detto nei video precedenti, se li avete visti, ho detto: "Adesso l'unica cosa importante è vincere". Cioè le chiacchiere stanno a zero, che Tudor vada adesso a lamentarsi per il rigore non dato, che sicuramente c'era, questo mi sembra senza ombra di dubbio, non conta nulla. Tu dopo che ora ti sei ritrovato in una situazione dove sei al record negativo, hai eguagliato il record negativo della Juventus. Sono 4 partite che non segni un gol, okay, quando fino a 2 mesi fa dicevamo che l'attacco della Juventus era il migliore della Serie A, ma non lo dicevo io, lo dicevano altri, lo dicevano giornalisti, lo dicevano giornali, una potenza di fuoco mai vista. Se tu non segni da 4 partite vuol dire che hai dei problemi enormi e questi problemi non si risolvono in 2 giorni. Costruire e ricostruire non è un qualcosa che capita in 2, 3 giorni, ma qua non c'è nulla da cui partire. Abbiamo talmente tanti interpreti che non si meritano di essere la Juventus, che purtroppo ad oggi siamo nulla cosmico, non c'è nulla, siamo una polveriera, siamo appesi a testa in giù, ci sta arrivando il sangue al cervello. Non possiamo continuare con questa mentalità ragazzi, perché se qualcosa non cambia alla svelta è inutile stare qui a parlare delle partite, non c'è nulla dal punto di vista tecnico, tattico, di cui parlare oggi. La partita l'avete vista, vi siete resi conto in che situazione siamo e come mai ormai ci manca tutto, ci mancano le idee, ci manca persino l'orgoglio di essere un professionista che gioca in Serie A. Ci manca tutto, l'abbiamo perso. E allora adesso cosa succederà? Io sono convinto che qualcosa debba accadere nelle prossime 24, 48 ore. Non mi sorprenderei se nemmeno Igor Tudor andasse ai microfoni e decidesse di lasciare. Non perché pensa di non essere in grado magari di andare avanti, e qui potremo dibattere se lo è o meno, ma semplicemente penso che abbia visto che comunque la squadra, chi mi dice che lo segue, ma dove lo segue? Segue Tudor la squadra. Nemmeno Tudor sa dove sta andando. Come fa la squadra a seguirlo? E poi c'è anche da dire che dobbiamo fare un giro di vite. Qualcosa deve cambiare, ci sono dei calciatori che devono essere, messi al muro in maniera chiaramente figurata. Gli deve essere fatto capire che la Juventus non è una tappa intermedia. La Juventus che ha, il più grande numero di tifosi per quanto riguarda l'Italia, non può essere trattata come una squadra, con tutto rispetto, di terza categoria, perché facendo così si va a infangare la memoria di più di 100 anni di storia di una famiglia come quella Agnelli che ha preso questa squadra e ne ha creato un brand e un motivo di orgoglio per tutti noi. Quindi se ad oggi siamo arrivati a essere orgogliosi perché i nostri calciatori ci mettono impegno, vuol dire che negli anni purtroppo siamo arrivati a infangare un nome che fino a un decennio fa era sintomo e simbolo di storia, di italianità, di voglia di vincere, di voglia di non mollare mai e invece ad oggi siamo sul baratro. Lasciatemi un commento ragazzi, fatemi un piacere, non mi fate vedere il numero 0 perché l'unica cosa che abbiamo di 0 adesso sono i gol che abbiamo segnato nelle ultime 4 giornate. Un abbraccio, ciao.